Ciao ragazzi, ben ritrovati ancora una volta sul canale Slot Car Tech. Qui sul mio tavolo ho una bellissima vettura di RevoSlot di cui tra breve andremo a farne l'unboxing. Cosa si nasconderà all'interno di questa scatola? Beh, i più attenti sanno già che guardando nell'angolino riusciranno magari a carpire qualche piccolo segreto in più. Per tutti gli altri invece spostiamoci con la visione dall'alto e andiamo a scoprire cosa si cela nella scatola di RevoSlot. Prima di aprire la confezione vi spiego un po' l'arcano di questo angolino, perché su tutte le confezioni delle vetture di RevoSlot trovate appunto questo adesivino che vi va ad indicare un po' il contenuto della scatola. Ma se ancora non avete capito che cosa contiene la confezione, in questo lato trovate comunque scritto quello che c'è all'interno. In questo caso una Datsun 510, la numero 52 del 1974. Il pilota Harry Stewart. La confezione come sempre è veramente molto bella, marchio RevoSlot nella parte larga della scatola, mentre sopra la sagoma del logo RS RevoSlot. Sempre molto piacevole, sempre molto bella questa scatola in puro cartone. Ci basterà semplicemente sollevare la parte alta per andare a visionare la macchina al suo interno. Come vedete questa è protetta da una forma in acetato trasparente che lascia comunque vedere la macchina, ma allo stesso tempo va a proteggerla da eventuali urti e in più, essendo della forma perfetta della scatola stessa, evita che questa possa andare a ballare o a sballonzolare all'interno della confezione. Come vedete infatti io posso anche scuotere la scatola e la macchina rimane ferma al suo interno. Togliamo la parte di acetato trasparente perché così non andiamo a impallare neanche la telecamera e subito dopo andiamo a togliere anche questa bellissima vettura. Lasciamola un attimino da parte perché all'interno della scatola non c'è soltanto la vettura, c'è anche un pratico cataloghino che va a farci vedere tutte le altre colorazioni di questa Datsun 510. Noi abbiamo la numero 52, quella del 1974, con la splendida colorazione a stelle strisce, se così la vogliamo chiamare, ma c'è anche la numero 46 e la numero 35. In questo caso possiamo andare poi anche ad aprire questo piccolo dépliant in questo piccolo formato e all'interno andiamo anche a vedere tutta la componentistica che può essere installata su questa vettura. Abbiamo infatti catalogati tutti gli accessori. È sicuramente una scelta ben fatta perché a colpo d'occhio ci dà la possibilità di avere tutti i codici di tutto ciò che potremmo installare su questa nostra macchina. E poi nella parte posteriore sempre di questo dépliant abbiamo ancora tutti gli optional che potremmo andare ad acquistare. Insomma, una scelta decisamente ben fatta da parte del gruppo di RevoSlot. Oltre a questo dépliant abbiamo poi anche due adesivi RevoSlot e poi in questo sacchetto i due tergicristalli. Sulla vettura infatti, come vediamo, non sono installati, questo perché abbiamo la possibilità di poterla portare in gara senza preoccuparci di andarli a rimuovere per non perderli. La vettura è posizionata su una basetta, ha questo nastrino che ci permette appunto di andarla a rimuovere dalla sua confezione, marchio RevoSlot anche sulla basetta. Giriamola al contrario, troviamo al di sotto della macchina ancora un pick-up da legno, quindi volendo possiamo andarlo a sostituire a quello originale che è il classico pick-up per le piste in plastica, e poi il magnete. La bellezza di questa macchina è che è una macchina nata per le competizioni, quindi nasce già priva di magnete, perché sapete che se voi portaste una macchina in gara dovete comunque correre senza l'utilizzo di magneti. Questa non ce l'ha, è stato però comunque posizionato al di sotto. Mi piace molto il fatto che non sia scocciato, non sia appiccicato con qualche sistema strano, ma è semplicemente solo avvicinato alla vettura e poi il magnetismo chiaramente del motore permette al sacchettino di rimanere attaccato. Togliamo anche questo sacchettino, ci rimane solo più una vite da svitare per andare a svincolare la nostra vettura dalla sua basetta e così possiamo andare a separare le due parti. Ci rimane in mano una macchina veramente molto ben eseguita. È una macchina che ha decisamente tantissimi dettagli. Adesso uno ad uno ve li vado a mostrare perché veramente, ragazzi, merita veramente molto. Innanzitutto mi piace tantissimo la colorazione perché è una macchina dallo stile decisamente americano.
queste numerosissime stelle che ci sono nella parte alta della vettura vanno a contrasto con tutto il rosso del resto della macchina. Mi piace veramente molto, ma andiamo a vedere più da vicino tutti i dettagli di questa vettura. Partiamo dal frontale. Come vedete ragazzi, qui abbiamo un frontale decisamente aggressivo, c'è un piccolo spoiler nella parte sottostante il paraurti e poi il gancio traino, lo vedete veramente molto piccolo ma è comunque presente. I fanali sono stati sostituiti con una griglia che permette appunto nel modello originale l'afflusso di aria per andare a raffreddare il motore. Anche in questo caso il modello è stato fedelmente riprodotto, ma poi ancora più in piccolo, non so se riuscite a notare, la scritta e il logo Datsun, veramente molto ben realizzato. Un particolare sicuramente ad effetto. Sul vetro anteriore sono stati poi riportate anche le clips di fissaggio del lunotto sia anteriore sia posteriore come nella macchina originale, che permettevano appunto di avere una sicurezza in più sul vetro, ma nello stesso tempo di poterlo togliere e rimuovere velocemente in caso di incidente. Bella anche la parte laterale della macchina, una macchina praticamente priva di sponsor. Sì, abbiamo il numero 52, la scritta ABS e poi anche una scritta Nevada Co Imports sulla fascia parasole del lunotto anteriore. Insomma, una vettura che piace per il suo stile decisamente molto sobrio. Ma spostiamoci anche a vedere i dettagli nella parte posteriore. La lunga marmitta che fa parte in questo caso della carrozzeria, perché poi andremo a vedere che il telaio è il solito telaio in metallo diviso in due parti, ma ci arriviamo con calma. Qui troviamo appunto il lungo terminale di scarico, bello, colorato in giallo con l'interno nero e poi due bellissimi fanali con una piccola griglia disegnata in alluminio. Insomma, tantissimi dettagli anche internamente. Vedete, abbiamo il roll bar di colore rosso, abbiamo l'estintore, abbiamo un pilota ben disegnato con le cinture di sicurezza, il casco, guanti colorati in modo diverso rispetto alla tuta. Insomma, ci sono tanti dettagli che portano questa vettura ad un livello decisamente modellistico. Non ultimi gli splendidi cerchi. Non soltanto sono belli nella loro forma, ma sono anche belli nel loro colore, perché hanno un bellissimo grigio brunito che donano uno sprint ancora maggiore a tutto l'insieme della vettura. Come dicevamo, il telaio è il solito in metallo, è diviso in due parti, abbiamo un pick-up molleggiato, andiamo a separarlo dalla sua carrozzeria così lo vediamo anche meglio. Per farlo ci basterà semplicemente andare a rimuovere queste quattro viti che si trovano nella parte laterale della carrozzeria. Ci dotiamo così di un semplice cacciavite a croce e iniziamo ad andare a svitare tutte le viti che permettono l'unione delle due parti. Ed ecco fatto, abbiamo diviso le due parti principali della vettura. 4 sono le viti che permettono l'unione. Non sono viti imperdibili, quindi non permettono direttamente un basculamento, ma sono a passo metrico, quindi non sono le classiche viti con il filetto un po' più aperto. Andiamo a prendere subito la carrozzeria, giriamola al contrario per vederne il suo interno. Come vi dicevo, nella parte posteriore c'è questo pezzo di plastica che va a chiudere un po' tutto il dietro della macchina, dove poi è anche installato il tubo di scarico, quindi la marmitta vera e propria. Per quanto riguarda l'abitacolo, come sempre sulle vetture Revoslot l'abitacolo è veramente molto minimal. In più è un abitacolo praticamente in Lexan, così possiamo chiamarlo, un Lexan un po' più pesante, quindi un abitacolo sicuramente più leggero rispetto a quelli di plastica a cui siamo abituati su quasi tutte le vetture, ma non è così leggero come un normalissimo abitacolo in Lexan. Diciamo un'ottima via di mezzo. Non ha praticamente altre aggiunte se non proprio quelle che si vedono esternamente, come appunto lo spoiler piuttosto che la mascherina dei fari anteriori, che le donano un po' quell'aspetto aggressivo e anche, se vogliamo, modellistico. Per il resto la vettura è decisamente una vettura molto scarna e questo ci fa già pensare al suo aspetto corsaiolo. Tutto infatti è stato fatto in funzione di alleggerire il peso il più possibile, anche se la carrozzeria ci sembra comunque una carrozzeria decisamente bella solida, decisamente robusta, in grado comunque di andare a reggere eventuali uscite o comunque colpi che possono arrivare magari da altri concorrenti in caso di collisioni. E veniamo al telaio, perché Revoslot, come sapete, adotta un telaio non in materiale plastico ma un telaio in metallo. È il classico telaio diviso in due parti. Abbiamo una
parte più grossa, che è tutta questa parte di telaio che va a contenere anche il motore, e poi invece una parte più piccolina che è la parte anteriore. Le due parti sono unite da queste 4 viti. Abbiamo delle viti particolari perché, come vedete, nella parte interna, quindi nella parte alta del telaio, ci sono questi dadi, mentre nella parte sottostante del telaio abbiamo delle classiche viti a croce. Ma tutta la meccanica della vettura è un po' particolare, perché qui effettivamente il metallo la fa da padrone. Come vediamo, infatti, sia nella parte posteriore sia nella parte anteriore, l'assale posteriore e poi i due semiassali anteriori sono in pratica tenuti sul telaio da questi due accessori. Questi infatti sono dei componenti metallici di alta qualità che permettono una preparazione sicuramente molto più specifica del modello, ma tutto è in metallo, perché anche il supporto del pick-up è praticamente inserito in una cupola, chiamiamola così, in metallo. La vediamo qui al centro, di colore azzurro, il colore con cui sono anodizzate tutte le parti della vettura. Anche il sistema, come è stato fissato il motore, è praticamente un sistema un po' particolare. Anche in questo caso abbiamo dei supporti in metallo che sono fissati, in questo caso con delle brugole nella parte posteriore della vettura, e poi il motore è incastonato. Andremo poi anche a smontarne magari una per far vedere bene come si monta e si smonta questo telaio. La particolarità che voglio anche farvi vedere è il piccolo distanziale che troviamo tra il supporto motore e il motore stesso. Questo ci permette di far avanzare avanti o indietro il motore e quindi trovare poi il giusto equilibrio con la corona anch'essa decisamente molto professionale, così come i distanziali nella parte posteriore. Tutto insomma fa presagire ad una vettura di tipo racing, una vettura che sicuramente farà molto piacere guidare, ma farà ancora più piacere preparare. Il motore è un 21.000 giri, come potenza a 200 GCM dalla sua parte, quindi è un motore in grado di muovere agevolmente questa vettura. Marchiato RevoSlot nelle due parti più larghe, e poi sopra e sotto c'è l'indicazione diretta del numero di giri. Ragazzi, molto bello anche il marchio RevoSlot con l'indicazione anche della macchina a cui si riferisce il telaio, posizionato nella parte inferiore del telaio. Il pickup è un pickup a lama avanzata, come vedete ritorna agevolmente nella sua posizione originale, iniziale, quindi dritto rispetto all'asse della vettura. È un pickup molleggiato, è dotato infatti di una molla di ritorno che gli permette in pratica di basculare per quanto riguarda l'altezza. I cavi sono di colore diverso ad indicare il più e il meno. Anche qui vi voglio far vedere la cura con cui RevoSlot va ad assemblare le sue vetture. Infatti vicino al motore entrambi i cavi hanno una piccola sezione di guaina termorestringente che va ad isolare i cavi e quindi eliminare ogni possibile cortocircuito. Ragazzi, questo è un telaio decisamente molto semplice, un telaio professionale dove farà sicuramente piacere metterci le mani per la preparazione, perché quando si trovano tutti i pezzi così professionali, tutti i pezzi in alluminio, comunque non in plastica, è sempre molto più bello andare a trovare la preparazione al limite. Visionate le due parti, non ci rimane altro che andare a pesare sia il telaio sia la carrozzeria, poi riassembliamo tutto e andiamo così anche a vedere il peso nella sua totalità. Partiamo dalla carrozzeria, mettiamo la bilancia al suo posto, ne facciamo la tara e andiamo a posizionare la carrozzeria sul mio supporto. Pesa 20,4 grammi, come sempre facciamo la seconda pesata, 20,4 grammi. Possiamo togliere la carrozzeria della Datsun 510 e andiamo a posizionare adesso invece il telaio. Chiaramente è un telaio in metallo, quindi un telaio un po' più pesante rispetto a quelli in plastica a cui siamo abituati, e il peso si ferma a 59,5 grammi. Anche in questo caso alziamo e riabbassiamo per una seconda pesata, 59,5 grammi. Riassembliamo il tutto, mettiamo le 4 viti e andiamo a pesare anche la Datsun 510 nella sua complessità. Macchina rimontata, posizioniamola sulla bilancia, abbiamo un peso totale di 80,7 grammi. Alziamo e riabbassiamo,
80,7 grammi. Ragazzi, una vettura che tutto sommato non pesa poi neanche così tanto, nonostante abbia questo telaio un po' più pesante rispetto alle altre. Cosa ci rimane da fare adesso? Ma sicuramente prenderne anche le misure, sia in lunghezza che in larghezza, e poi andiamo anche a misurare il passo che abbiamo tra la ruota anteriore e la ruota posteriore. Per le dimensioni mi affido come sempre al mio calibro in plastica per non andare a rovinare la carrozzeria. Abbiamo una misura di 12,35 cm, 123,5 mm. Andiamo adesso a prendere anche le misure laterali. L'ingombro, come sempre, sui passaruota posteriori, in questo caso è esattamente 5,5 cm, quindi 55 mm nella parte posteriore. All'anteriore mi sembra leggermente più stretta, infatti è 54,5 mm, quindi 5,45 cm, di poco inferiore rispetto alla parte posteriore. Possiamo dire quasi che ha la stessa carreggiata, anche perché comunque nel caso voleste far correre questa vettura le gomme devono rimanere all'interno dei passaruota e quindi c'è un po' da giocare, ma neanche poi più di tanto. Prima di metterli in pista e capire un po' anche come si comporta, le sue caratteristiche e il suo carattere, andiamo anche a prendere la distanza che troviamo tra il centro della ruota anteriore e il centro della ruota posteriore. In questo caso il calibro si ferma sui 7,5 cm, 75 mm. Bene, abbiamo preso tutte le misure, abbiamo effettuato i pesi necessari, l'abbiamo vista dentro, fuori, abbiamo smontato e rimontato la nostra vettura. Non ci rimane adesso che portarli in pista e scoprirne il suo comportamento. E sono pronto per mettere questa Datsun 510 in pista, ma facciamo una piccola considerazione, perché se è vero che questa vettura nasce per essere posizionata su una pista a 4, 6, 8, 10 corsie, insomma per correre su ampi circuiti, è pur vero che all'interno del campionato RSC Rally Slot Challenge, vi ricordo che è praticamente il campionato italiano Rally Slot, questa nel prossimo anno sarà una delle vetture che farà parte della categoria Revo Slot o Revo Rally, come magari si potrà chiamare in futuro, e correrà appunto sulle speciali rally, per cui andremo a provarla dapprima in pista e poi ci sposteremo su qualche speciale per confrontarne le prestazioni. E ancora una volta rimango stupito della semplicità con cui si guida questa vettura, perché va veramente molto bene sia in pista che nella rally. Una vettura semplice, facile, grazie anche al telaio in metallo che la rende pesante verso il basso, quindi con un baricentro che aiuta sicuramente nella guida. L'aiuta sia sul veloce circuito qua del Calabroni Rossi, ricordiamo un circuito di legno, ma l'aiuta anche nelle tortuosissime speciali cronometrate. Questo chiaramente va a tutto vantaggio del divertimento. Insomma, ancora una volta una vettura veramente molto azzeccata di
Revo Slot. Queste insieme ad altre vetture le vedremo sicuramente il prossimo anno all'interno del campionato RSC nell'apposita categoria, ma per il momento posso dirvi che mi sono veramente molto divertito, mi sono subito trovato a mio agio, ho trovato un feeling ottimale sia con la vettura che con il pulsante che mi ha permesso di ottenere fin da subito giri veloci e tempi di tutto rispetto. Insomma ragazzi, volete divertirvi? Volete essere veloci in pista ed essere prestazionali anche sul rally? Allora questa Datsun 510 di Revo Slot è sicuramente la vettura più adatta alle vostre esigenze. Questa quindi è sicuramente una vettura che mi sento di consigliare per un'esigenza a tutto tondo. Ragazzi, come sempre mi raccomando, mettete un like se vi sono piaciuti i contenuti, scrivete un commento, iscrivetevi al canale, noi come sempre ci rivediamo qui su Slot Car Tech per il prossimo video.